La pasta alla eoliana è un primo piatto ricco di colore e di gusto che nasce nella bella Sicilia, un trionfo di ingredienti più tipici di questa terra e dei suoi sapori più autentici, un piatto che difficilmente si lascia dimenticare. Prepariamolo insieme! Per la nostra pasta all'eoliana iniziamo con lo sbucciare l'aglio e tritare il peperoncino. Eliminiamo la parte esterna. Lo tagliamo a metà ed eliminiamo la parte centrale che è chiamata anima. Per quanto riguarda il peperoncino eliminiamo la parte verde, lo tagliamo a metà ed eliminiamo i semini interni, che sono quelli più piccanti. In questo modo li raschiamo via con il coltellino e poi lo tritiamo. Passiamo alle olive nere e verdi, sono denocciolate e le tritiamo grossolanamente. Se volete potete scegliere anche di comprarle già a dischetti, a fettine. Olive tritate e adesso ci dedichiamo ai pomodorini, li ho lavati e li taglio a metà. Pomodorini ciliegino. Ora abbiamo tutto quello che ci serve per andare ai fornelli. Per il condimento iniziamo mettendo dell'olio extravergine di oliva in una padella capiente che poi dovrà contenere anche la pasta. Scaldiamo l'olio e aggiungiamo l'aglio, che poi io eliminerò, e il peperoncino. È il momento di eliminare l'aglio, ma se a voi piace potreste anche scegliere di tritarlo e di lasciarlo all'interno, oppure di lasciarlo all'interno intero e poi toglierlo alla fine della preparazione. È il momento dei capperi. Io utilizzo dei capperi molto piccoli, quindi non li trito, ma se voi avete quelli magari sotto sale un po' più grandi, dissalateli e poi tritateli. Uniamo anche le olive che abbiamo tritato grossolanamente e facciamo rosolare qualche minuto. Aggiungo anche un po' di origano ed è il momento dei pomodorini. Aggiungo un paio di mestolini di acqua calda nel nostro sugo e lasciamo cuocere una decina di minuti a fuoco basso. L'acqua bolle, aggiungo il sale e calo la pasta. Aggiungo un pizzico di sale. Mi raccomando, provate il sugo perché ci sono sia i capperi che le olive che sono già molto sapide. E poi foglie di basilico profumatissime che spezzetto con le mani. La pasta è cotta e al dente. Spengo il fuoco, la scolo e la butto nel sugo. Mischiamo il condimento alla pasta, alziamo un attimo il fuoco e siamo pronti per impiattare. E per terminare con i sapori siciliani, un po' di ricotta infornata grattugiata. Ecco la mia pasta alla eoliana. In un attimo mi sembra di essere davvero in Sicilia. Ogni famiglia custodisce la ricetta di questo piatto e ora sono certa che entrerà a buon titolo anche nel vostro ricettario.